Il mio viaggio nell'entroterra della Sicilia mi ha portato alla scoperta di un paese dal profondo passato minerario, ma che a differenza degli altri è stato raccontato e fotografato da mani straniere, ossia da una nobildonna inglese che ci ha lasciato un'importantissima testimonianza sulle condizioni socioculturali della realtà della Sicilia interna del tempo. Parlo di Lewis Hamilton. Camminando lungo il paese e contemplando le svariate sculture posizionate qui e là, si può visitare il Museo della Zolfara o il suggestivo Monte Ottavio, dove è ubicato, in posizione strategica, un osservatorio astronomico, il più grande della Sicilia. Benvenuti a Montedoro. Venite con me! Montedoro è un piccolo paese della provincia di Caltanissetta, ubicato tra il Monte Croce e il Monte Ottavio. Forse è proprio per i bei paesaggi che si possono godere da questi due piccoli monti che il geografo Idrisi chiamò questa zona il Minzar, ossia luogo panoramico. Dal Monte Ottavio, il punto più alto del paese, si gode difatti un bellissimo panorama dell'intero vallone, la Rocca di Sutera e il Monte Cammarata. La costituzione dell'attuale centro abitato di Montedoro risale al 1636, quando Don Diego Aragona Tagliavia Cortez ottenne la licenzia populandi per popolare il feudo Balatazza. La fondazione del paese quindi non è antichissima, ma si possono vedere alcune case settecentesche restaurate dal comune, la cui casa era composta da un unico vano chiamato dammuso. Altre case, della metà dell'Ottocento, sono state adibite a museo dei mestieri scomparsi, dove si possono vedere antichi oggetti che rappresentano la viva testimonianza etnoantropologica della civiltà contadina. Tra le testimonianze architettoniche che costituiscono il patrimonio artistico di Montedoro, merita di essere menzionata la chiesa madre, realizzata nel 1644. E una personalità che va assolutamente ricordata se si parla di Montedoro è Lewis Hamilton. Chi è Lewis Hamilton? Lewis Hamilton nasce a Nizza nel 1861, figlia di padre irlandese appartenente al nobile casato degli Hamilton. All'età di 2 anni poi con la famiglia si trasferisce a Firenze e qui conobbe Eugenio Caico, figlio di imprenditori minerari della Sicilia interna, della Sicilia centrale, e qui ci ricollegheremo poi al tema delle miniere. Dopo essersi sposati a Bordighera, la coppia si trasferisce a Montedoro nel 1897 e qui Lewis entra in contatto con la povera realtà di Montedoro e della Sicilia interna, e i cui usi e i costumi erano assai lontani e arretrati da quelli cui lei era abituata. Munita di macchina fotografica, oggetto totalmente sconosciuto all'epoca, Lewis Hamilton colse momenti del quotidiano della vita montedorese e le pubblicò nel 1910 nella sua opera Sicilian Ways and Days, un'opera in cui, da attenta osservatrice, spiega i costumi dei siciliani dell'epoca, analizzandone gli aspetti socioculturali. Era costretta a nascondere le carte, tutta la strumentazione che usava per sviluppare le foto, perché era anche una fotografa. Era costretta a nascondere queste attrezzature tecniche dentro la farina, dentro cose da donna, perché altrimenti se le donne servisse lo trovavano, pensavano fossero oggetti di stregoneria, quindi insomma facevano sparire questa attrezzatura. Lui è Davide Petix, facente parte dell'associazione Star Geo, e con lui ho visitato il Museo della Zolfara, dedicato allo scrittore e poeta montedorese Angelo Petix, dove sono state stampate diverse foto scattate da Lewis Hamilton nei primi del Novecento. Però il tono cambia quando va a visitare la miniera, perché loro sono ricchi grazie proprio alla presenza, al fatto che posseggono delle zolfare. Però dice nel libro che questi ragazzi che escono dalla miniera hanno uno sguardo che sembra più di animalesco che non di umano. Qui già questo fa capire che questi ragazzi non stanno facendo una vita da esseri umani. Questa foto non è sua, però già comunque dà l'idea del fatto che si entrasse in miniera in tenera età, spesso come già da 8 anni. Caruso, ovviamente in siciliano vuol dire bambino, ma dentro la zolfara, quella del Caruso è una mansione, cioè chi trasporta le pietre è un Caruso, indipendentemente dall'età.
All'interno del Museo della Zolfara è possibile vedere una mostra permanente dal titolo Zolfare e Zolfatare di Montedoro, volta a valorizzare e proteggere il patrimonio storico mineralogico del territorio. Se si pensa in questo dato è più significativo che alle visite di leva vedete il 45% dei minatori veniva scartato dall'esercito, quindi vuol dire che la commissione medica certificava che il 45% dei minatori aveva deformazioni tali da non essere in grado di poter fare il militare o di avere un'aspettativa di vita tale che potesse fare il militare, quindi però li scartava dal fare il soldato ma restavano a lavorare lì dove erano. Poi possiamo, se vuoi, vedere la discenderia, cioè l'ingresso. Così siamo scesi all'interno di una discenderia della Solfara di Nadurello, la più antica del paese, e questi erano i forni Gil. La Nadurello non è l'unica miniera che si può trovare in zona, vi è per esempio anche la Solfara Gibillini, in territorio di Racalmuto, ma frequentata storicamente soprattutto da montedoresi, o una miniera di sale, chiamata Miniera Montedoro. Luoghi che non possono non far tornare in mente le novelle di Pirandello, quali Ciaula scopre la luna o Il fumo, che furono scritte traendo ispirazione proprio da questi luoghi. Nei video dedicati a Riesi e a Serra di Falco approfondisco pure il tema dello zolfo. In particolare, nel video su Riesi parlo della Trabbia Tallarita, la solfara più grande d'Europa, mentre nel video su Serra di Falco ho raccolto la testimonianza del signore Infantolino, oggi novantenne, che dall'età di 12 anni ha svolto la mansione di Caruso, presso alcune miniere in territorio di San Cataldo. Ciò che più mi ha sorpreso cercando di scoprire la storia che lega Montedoro allo zolfo è che sotto il paese di Montedoro vi è un'intrecciatissima rete di discenderie da cui si ricavava il minerale zolfifero. Questa galleria arrivava fin sotto la chiesa, da qui andavano Fin giù. sotto la chiesa arriva? Va specificato che nella Sicilia centro-meridionale, dove io adesso mi trovo, il territorio è stato fortemente sfruttato per l'estrazione dello zolfo, che veniva ricavato nelle miniere ed esportato in tutto il mondo. Giusto per parlare di numeri, alla fine dell'Ottocento la Sicilia contava circa 800 miniere, 40.000 occupati ed era il primo produttore di zolfo al mondo. L'industria siderurgica aveva bisogno di fiumi di acido solforico che loro ottenevano dallo zolfo direttamente. Oggi l'acido solforico si ottiene per altri mezzi, però inizialmente a quell'epoca si otteneva dallo zolfo, per cui lo zolfo siciliano serviva soprattutto all'industria siderurgica. Io dico, il Titanic è stato fatto con lo zolfo siciliano, le ferrovie in America sono state fatte con lo zolfo siciliano, per cui era alla base dell'evoluzione economica del Novecento, dell'Ottocento che poi è diventato il Novecento. La Tour Eiffel è stata fatta con lo zolfo siciliano, il fatto che qui nessuno ne aveva consapevolezza. Ma ancora oggi, se pensiamo al petrolio per esempio, preso così com'è non serve a niente, è un olio puzzolente che sporca, ma se trasformato diventa l'oro nero. Per cui ancora oggi, io mi piace dirlo ai ragazzi, la Nigeria è uno dei maggiori produttori di petrolio e l'ENI italiana prende petrolio in Nigeria, ma la Nigeria non è ricca l'ENI. E noi siamo stati la Nigeria della rivoluzione industriale. Abbiamo ceduto la nostra materia prima senza avere industrie di trasformazione che potevano dare il valore aggiunto. E in cima al Monte Ottavio, all'interno del parco urbano, a 600 metri di altezza, si può ammirare l'osservatorio astronomico e il planetario, inaugurato nel 2011. All'interno del planetario vi è la sala didattica, dove, ingrandite, si possono osservare in diretta le immagini messe a fuoco dal telescopio. Ed infine si raggiunge il telescopio, dove si possono guardare direttamente le stelle o i pianeti. Parlando di tradizioni, ho conosciuto i lamentatori, che portano avanti le conoscenze dei lamenti che si cantano in occasione del giovedì e del venerdì santo.
compagnia di uno dei lamentatori, Angelo, ho potuto scoprire la casa museo di Ciccio Licata, un artista riguardo il quale è difficile trarne una definizione. Estremamente originale nella sua creatività, egli di professione faceva il macellaio e proprio dalle bolle di consegna incomincia a fare i suoi primi schizzi. Dai disegni alle pitture di richiamo espressionista, dalle pitture alle prime sculture, plasmando volti umani o animali, e dalle sculture ai primi tentativi di assemblaggio, tutto fatto con oggetti di riciclo bullonati tra di loro. Sta suonando un flauto questo, incredibile. Per arrivare infine a enormi realizzazioni quali il Gatcomputer o il robot situato all'esterno della biblioteca civica. Un personaggio eccentrico, senza dubbio, forse un artista maledetto, scarsamente compreso dai più, che già dagli anni '80 lancia il suo grido d'amore verso l'ecologia e l'ambiente e che all'ingresso di casa lascia scritto: nonostante tutto, esisto. Questo è Montedoro, un borgo dell'entroterra che appare in tutta la sua semplicità. In barba a tutti quelli che mi dicono: ma che vai a fare a Montedoro? Ma che c'è da vedere in questo paesino dove ha lasciato le scarpe il Signore? Io ho conosciuto persone veramente valide, che rendono questo luogo più che valido, da vivere almeno un paio di giorni. E se non mi fossi fermato qualche giorno, col cavolo che avrei scoperto tutti questi luoghi, o che avrei messo piede nella casa museo di Ciccio Licata, artista incompreso ma a dir poco geniale. Ed un enorme grazie va al comune di Montedoro per l'ospitalità e all'associazione Star Geo e a Calogero Messana per avermi dato utili informazioni e curiosità al fine di rendere questo video più ricco e più interessante. Grazie. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, così che più persone possano scoprire il mio progetto di valorizzazione della Sicilia. Grazie.